Ciao amici del bosco, stasera vado a caccia di lumache, anzi di limacce. Veramente oltre il limite, perché mi fanno veramente. Guarda grossa questa, vedi come se la mangia beata, capace che lo trovo anche tra i porri qualcuna. Ragazzi, volete venire a trovarmi al bosco? La sera si fanno tour organizzati. Con le lumache quando va bene si pareggia, dice sempre Fabio Pinzi. Ecco, io sto rischiando di perdere 6-0, per questo ho deciso di fare delle incursioni notturne per cercare di limitare i danni. E non ho trovato solo le lumache a fare danni. E così scompare un campo di insalate. Eccolo. Io voglio mangiare i finocchi quest'anno, se ci arrivo facciamo una festa perché non la vedo tanto probabile la cosa. Guarda la situazione, guarda. Se qua sotto, guarda la foglia in che condizioni è, l'hanno distrutta completamente. Guarda quante ce ne sono, questa è una chiocciola, ma a me interessano soprattutto le limacce, quelle che trovo già arrampicate. Si stanno divorando il finocchio. Se non fossi venuta io e il mio babbo tutte le sere a controllare, i finocchi non ci sarebbero, ma nonostante questo ne abbiamo portate via tantissime, la battaglia non è ancora vinta. Guarda quanto sono grosse queste, sai quanti finocchi fanno sparire? Ma non hai idea di quante le abbiamo tolte. Questa è particolarmente pericolosa perché sta mangiando questa parte centrale del finocchio dove c'è il cuore che sta crescendo, quindi se le lumache si mangiano questa parte il finocchio non cresce più. La tolgo, Abbiamo trovato anche una mantide, chissà se lei se le mangia le lumache. Speriamo di sì, perché ne trova, sicuro. C'è una bella differenza tra le chiocciole e le limacce. Mentre con le chiocciole, che sono belle vistose, ce la possiamo cavare con una serie di strategie, con le limacce è molto più difficile perché di giorno si nascondono anche sottoterra, quindi se noi creiamo barriere intorno per non far raggiungere le piante, rischiamo che loro, e così sta succedendo, arrivino da sotto perché sono praticamente nascoste in tutta la terra. Può sembrare un lavoro infame, scusate, forse è l'unico modo per salvare i miei finocchi, è stato l'unico modo perché, come dicevo, con questo tipo di aggressione, con le limaccette piccoline, è molto più difficile creare delle barriere. Ecco, questo finocchio probabilmente non ce la farà. Quando ne trovate uno un po' più sofferente, che si sono già mangiato a metà, andate a cercare sempre lì perché torneranno sul luogo del misfatto. Sono piante più deboli, loro le riconoscono e se le vengono a mangiare. Non mi dite che questa operazione vi fa schifo, io ormai non ci faccio più caso, l'importante è salvare le piante. Praticamente partono dal basso e arrivano fino alle foglie in alto, a volte si fermano in basso e fanno i danni peggiori. Qui ce n'è una bella grossa a terra, mi porto via anche questa a terra perché tanto stanno andando a un finocchio. La situazione mi preoccupa parecchio. Adesso c'è stata la pioggia, quindi le condizioni sono più favorevoli. Guarda qui, guarda questo, con che condizioni è. Ce n'è uno qui e ha praticamente finito il ramo e qua su ce ne sono a grappoli, grandi, più piccoli. Vedi, poi stanno qui in basso, quando le prendo poi si chiudono, guarda. Sì, che diventano un rotoletto. Qui dove ci sono le zone umide, dove c'è il tubo di irrigazione, è probabile trovarle. Le limacce mangiano i vegetali. Tendenzialmente dovrebbero mangiare i vegetali in decomposizione, quindi prendersi per esempio le foglie più basse, quelle già un po' rovinate, ma non so perché in certi momenti prendono il sopravvento e si attaccano invece alle piante in migliori condizioni, alle foglie più tenere, più dolci. I finocchi sono una pianta che depredano facilmente, fanno grandi danni anche ai cavoli, alle insalate e dopo ve lo faccio vedere. A volte addentano proprio lo stelo e quindi potano la pianta, quindi senza mangiarci le foglie in realtà fanno staccare un ramo intero. Qui il danno è molto grave, vedi? Come ti dicevo, la parte centrale dove c'è il germoglio più fresco è tagliata, è piegata. Adesso tolgo la lumaca, ho già tolto l'altra, ma ormai il finocchio probabilmente è andato. Hanno preso anche le piccoline perché crescono e mangiano. Ce n'è una nella zolla di terra e c'eravamo già passati. Dopo le mani diventano tutte appiccicose, ci vuole un'ora per togliere la bava. L'anno scorso non li abbiamo mangiati perché sono stati mangiati tutti e quindi noi ci abbiamo dovuto rinunciare al 100%. È per questo che quest'anno, in questa maniera anche un po' disperata, vengo a
a cercare di salvarli ogni sera. Che gli frega a lei? Ci avrebbe tutte le verdure che vuole, io non tolgo un'erba dall'orto, vengono per forza a mangiare quelle che coltivo io. Queste sono solo quelle nei finocchi, e l'orto è molto più grande, guarda quante ne ho prese. La situazione nei cavoli non è migliore, qui abbiamo una bella chiocciola, tanto per variare un po'. Ero preoccupata per la cavolaia, ma mi sa che quest'anno il problema è un altro. Contro le lumache e le limacce ci sono tanti rimedi, vi rimando ai video che ho preparato su questo argomento. Comunque quando l'attacco è veramente massiccio è difficile averla vinta. C'è stato qualcosa nel mio campo che si trova in un territorio abbastanza pianeggiante, umido, che ha permesso alle lumache di prosperare, per cui mi trovo in una situazione che in certi periodi dell'anno ha degli attacchi così massicci che non riesco a far crescere niente di quello che piace a loro. In questo momento io ho i finocchi nell'orto e sono riuscita a farli crescere proprio grazie al fatto che siamo venuti tutte le sere a fare la ronda. Vieni a vedere, qua dove provo a mettere i cavoli neri è la quarta volta che li ripianto, ma è impossibile, vengono completamente distrutti. Il cavolo nero proprio va via come il pane. Simbolo della disfatta, hai ragione. Ho i cavoli che stanno subendo tuttora un grosso attacco, anche se sono cresciuti parecchio, e ho le insalate ugualmente attaccate dalle limacce, ma in questo caso ho scoperto che a fare i danni più grossi non erano le limacce, l'ho scoperto nella mia incursione notturna. Qui purtroppo la situazione per certi versi è ancora peggiore, perché erano partite benissimo, tutte queste insalate stavano tutte bene, in maniera fantastica. Adesso vedete la piantina è moscetta ed è piena di limacce. Ora io tolgo le limacce, ma non sono, credo loro, le responsabili, perché loro stanno semplicemente attaccando la pianta già in appassimento, in decomposizione, e ci deve essere qualcun altro che da sotto mangia le radici. Infatti se io tocco questa piantina, qui è stata mangiata la radice. Da chi? Da chi lo devo scoprire. Io provo a scavare per vedere se fossi fortunata a trovare ancora il parassita. Vedi, guarda, non teneva proprio più per niente, qui è completamente mangiato. Qui abbiamo messo quasi 100 insalate, stavano tutte bene, con questo problema non mangeremo un'insalata. Io non voglio scoraggiarmi, né scoraggiarvi, però ogni tanto un po' di sconforto viene. Questa che è stata uccisa più di recente. La cosa è mangiata, la radice è mangiata. Qui c'è qualcuno che si mangia le radici e così scompare un campo di insalate. Eccolo. Potrebbe essere lui il colpevole? È stata distrutta da poco. Eccolo, eccolo, guarda. Abbiamo trovato i colpevoli. Ogni pianta morta ospita uno di questi. Guarda, era stato mangiato, non ce l'avrebbe comunque. Eccolo! La sorpresa si chiama Pentodon bidens punctatus. Ok? È un bellissimo scarabeo, tra l'altro, tutto nero lucido con questi puntini sopra la corazza. È veramente nefasto per l'orto. In realtà mi sono messa poi a studiare e ho visto che è pericoloso soprattutto quando è nella fase larvale, per cui la larva sta sottoterra e si nutre delle radici. L'insetto non è così nefasto, ma non è il mio caso. Infatti io ogni volta che vado a controllare sotto alle insalate che vedo ammosciate, ne trovo uno o più di uno che stanno divorando la radice, mangiano proprio il fittone dell'insalata, quindi un attacco del genere praticamente ha annullato il mio trapianto di 100 insalate. Questa ancora forse non è morta. Fare queste visite all'orto di notte può essere molto pesante, non è che vi consiglio di fare lo stesso, anche se ho sentito che ci sono in tanti che vanno a controllare. Sicuramente è un modo per avere un feedback diverso e per osservare il proprio ambiente di coltivazione in un momento diverso della giornata. Forse il sistema non è ancora maturo e pronto a sopportare tutta questa produzione di ortaggi, ci sono un sacco di bestioline che ancora vogliono approfittarsene, aspettiamo e lavoriamo per un migliore equilibrio. Fatemi sapere
sapere se voi è capitato di andare nell'orto di notte e cosa avete scoperto. Mettetelo nei commenti e apriamo un dibattito sulle visite notturne nell'orto. Ragazzi, volevo fare un video allegro con un racconto notturno dove trovavo 2 o 3 lumache, invece ne ho trovate una caterva, più ho scoperto chi mangiava le mie insalate. È stata una serata pesante. Ci vediamo al prossimo video, grazie di aver visto questo, mettete un bel like, stavolta ci vuole, iscrivetevi al canale perché è il canale che fa anche le cacce notturne. Ciao!